In questa storia ci sono tutti gli elementi per dipingere un perfetto quadro di cronaca nera. Ci sono due protagonisti, una coppia di amanti, giovani, belli, ricchi e famosi. C'è una storia d'amore che un po' alla volta si trasforma, per uno dei due, in quello che viene chiamato un amore tossico. C'è l'ossessione, la gelosia, il possesso e alla fine c'è una parola, diventata oggigiorno, purtroppo, di tragico uso comune. Questa parola è femminicidio. Mi chiamo Marcello Monti, benvenuti a Rock and Crime. Questa è la storia di Bertrand Cantat e della sua vittima, Marie Trintignant. Questa storia inizia a Vilnius, in Lituania, alle 7:15 del mattino del 27 luglio 2003, quando un uomo in evidente stato di agitazione chiama il pronto soccorso locale, chiedendo aiuto per la sorella, che viene ricoverata in stato di coma presso l'ospedale universitario della città. Può in apparenza sembrare un'emergenza come tante, ma non stiamo parlando di una donna qualsiasi. La persona che viene ricoverata quel mattino a Vilnius è una famosa attrice, una vera e propria star. Ha 41 anni e un nome pesante. Si tratta di Marie Trintignant, figlia dell'attore Jean-Louis Trintignant e della sua seconda moglie Nadine Marquand. Marie è una delle attrici più famose e amate in Francia ed è madre di 4 figli. In quel momento si trova in Lituania impegnata nelle riprese di un nuovo film intitolato Colette. In quel momento, insieme a lei in ospedale, si trovano il fratello, Vincent, autore della chiamata di soccorso, ed il compagno. Lui si chiama Bertrand Cantat ed è a sua volta un artista di grande successo. È una vera e propria star della musica, non solo francese. È stato il fondatore ed è membro del gruppo rock dei Noir Désir, una delle band più famose della Francia. È un artista dalla forte personalità e dall'indiscutibile carisma, sempre impegnato sul fronte politico e della protesta sociale, dall'atteggiamento esistenzialista e maledetto. C'è chi lo ha definito una sorta di Jim Morrison d'Oltralpe. Bertrand e Marie si frequentano dal 2002 e, come raccontato dagli amici più intimi, il loro incontro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, al punto da costringere entrambi ad abbandonare le rispettive relazioni. Ma la loro relazione, quella tra Bertrand e Marie, fin da subito comincia a svilupparsi su 2 modalità totalmente differenti. L'amore di Marie era accogliente, a tratti malinconico, materno, romantico. Era sempre pronta e disponibile. Bertrand, invece, comincia ben presto a sviluppare qualcosa di diverso. In lui cresce una sorta di ossessione, di gelosia morbosa, un sentimento che ben presto si trasforma in un maniacale e insano senso di possesso. Anche in quell'estate di riprese, a Vilnius, Bertrand Cantat si aggira continuamente sul set e non perde occasione per ribadire che lei è la sua Marie. Inevitabilmente la situazione inizia a creare un evidente stato di tensione tra i 2 amanti. Diventano frequenti i litigi, alcuni anche molto forti. Uno di questi avviene la sera tra il 26 e il 27 luglio. I testimoni affermano che la discussione inizia a cena nel corso di un party ed è subito molto accesa. Poi
I due sembrano calmarsi e alla fine rientrano in albergo. Ed è qui che il litigio si trasforma e diventa tragedia. Secondo alcune ricostruzioni, Marie riceve un SMS dall'ex marito, il padre di 2 dei suoi figli. I due sono rimasti in ottimi rapporti, addirittura hanno alcuni progetti insieme e infatti il messaggio parla di uno di questi. Ed essendo un messaggio fra 2 persone che comunque hanno un civile e rispettoso rapporto, termina con una frase affettuosa. Ed è qui che inizia il dramma, anzi la tragedia. Bertrand Cantat strappa il telefono dalle mani di Marie e legge il messaggio. Comincia a montare in lui un sentimento misto tra rabbia furiosa e gelosia. Proprio così, il cantante impegnato, bohemien, esistenzialista, scrittore di testi profondi inneggianti la ribellione e il rifiuto di tutto il mondo borghese, si comporta in quel momento come un banale e normale, tra virgolette, marito geloso. Poi Bertrand chiede spiegazioni. Probabilmente Marie lo manda a quel paese o comunque tenta di proteggere la sua privacy. Inizia un furioso litigio, fatto di frasi forti e di urla. Le urla di Marie, che si sente violata nella sua intimità, nei suoi diritti di persona. Le urla di Bertrand, sempre più rabbiose, sempre più forti. E lo sanno bene le sue corde vocali, che nel corso del tempo hanno subito diversi interventi per l'abitudine del cantante di urlare anche sul palco. Ma qui non siamo su un palco, siamo in una camera d'albergo e non c'è pubblico. Ci sono solo 2 persone che si sentono progressivamente avvolte da un'energia pesante, violenta, distruttiva. Improvvisamente Bertrand si trasforma. Non è più la rockstar idolatrata e seguita da migliaia di persone. Bertrand si trasforma in un uomo geloso, rabbiosamente geloso. Ed è in quel momento che avviene in lui un cambiamento fatale. Perde totalmente il controllo e l'energia dalla voce passa alle mani. La dinamica dell'aggressione verrà raccontata poi dallo stesso Cantat. Dalle urla si passa alle botte. Bertrand inizia a picchiare violentemente Marie, comincia a prenderla a schiaffi, poi a pugni. Per sua stessa ammissione, i colpi sono molto violenti, aggravati dal fatto che il cantante era solito portare numerosi anelli alle dita. Al culmine delle botte e della lite, Bertrand spinge violentemente Marie, cercando di buttarla sul divano. Purtroppo, però, l'attrice non cade sul divano, bensì a terra, battendo violentemente la testa. Insomma, a detta del cantante, si sarebbe trattata di una lite molto forte, condita da schiaffi, solo schiaffi. Non è vero. I patologi forensi stabiliranno poi che la donna subì ben 19 colpi, di cui 4 in faccia, dati a pugni chiusi, che le causarono la frattura del setto nasale, lesioni interne, il distacco di entrambi i nervi ottici e un edema cerebrale. Bertrand Cantat non si rende conto subito della situazione. Solleva Marie e la adagia sul letto, convinto di risolvere la cosa facendola semplicemente riposare. A notte fonda, resosi conto della situazione, Bertrand telefona al fratello di Marie, Vincent, e gli racconta l'accaduto.
Gli comunica inoltre di non preoccuparsi, che bisognava lasciarla solo riposare, che tutto si sarebbe risolto con un gran mal di testa. Vincent, invece, accorre immediatamente. Si accorge del grave stato in cui versa la sorella e insiste nel chiamare il pronto soccorso. Bertrand, dal canto suo, continua a dissuaderlo, minimizzando la cosa. La discussione tra i due continua fino alle 7:15, quando, come abbiamo detto all'inizio, Vincent prende la situazione in pugno e chiama i soccorsi. Marie viene ricoverata all'ospedale universitario di Vilnius in stato di coma profondo. Vincent e Bertrand la accompagnano, poi quest'ultimo torna in albergo, dove, resosi conto della situazione, cerca addirittura di suicidarsi, ingoiando una miscela di tranquillanti e antidepressivi. Viene salvato e verrà poi disintossicato d'urgenza in ospedale. Marie Trintignant subisce 2 diversi interventi chirurgici all'ospedale di Vilnius e, nonostante le condizioni già disperate, viene rimpatriata in Francia, dove viene sottoposta ad un ulteriore intervento. Morirà il 1 agosto 2003 a Neuilly-sur-Seine. Il funerale di Marie Trintignant si svolge il 6 agosto 2003 a Parigi, nel cimitero monumentale di Père-Lachaise, il cimitero degli artisti. Viene svolto in forma pubblica, con i partecipanti interamente vestiti di bianco, come espressamente richiesto dalla famiglia. A questo punto iniziano le indagini per stabilire cosa possa essere successo in quella maledetta notte. In un primo momento gli inquirenti credono alla versione di Bertrand Cantat, che descrive l'accaduto come un tragico incidente. Ma poi arrivano i risultati dell'autopsia, di cui abbiamo già parlato, e questi risultati raccontano la terribile verità. Marie Trintignant è stata uccisa e per mano del suo compagno, Bertrand Cantat. Bertrand Cantat viene accusato di omicidio da parte delle autorità di Vilnius. È inutile dire che questo caso inizia a provocare un enorme clamore mediatico. L'opinione pubblica si scaglia apertamente contro Cantat, accusandolo di avere letteralmente massacrato Marie. Tutti aspettano con ansia il processo. Il dibattimento processuale per omicidio a carico di Bertrand Cantat si svolge a Vilnius dal 16 al 29 marzo del 2004. E, come succede spesso nei processi, riserva alcune importanti sorprese. Soprattutto la deposizione della moglie del cantante, Cristina Radi, contribuisce a far prendere una piega nuova al dibattimento. Infatti la donna descrive Cantat come una persona buona, attenta, amorevole, e questo alla fine condiziona la decisione finale della giuria, che emette un verdetto più mite del previsto. Il 29 marzo 2004 Bertrand Cantat viene condannato dalla giustizia lituana ad 8 anni di reclusione per un reato definito come omicidio commesso in caso di intenzione indiretta indeterminata. È una formulazione giuridica che, pur non riconoscendo l'intenzione di uccidere, attestava la responsabilità nel causare la morte per negligenza e violenza estrema. La famiglia di Marie ovviamente è delusa dalla sentenza, ma decide comunque di non ricorrere in appello. Durante il periodo di reclusione nel carcere di Vilnius, Bertrand Cantat è sottoposto ad una pesante cura antidepressiva. Il 28 settembre del 2004, in conformità con le disposizioni della Convenzione europea, viene trasferito in Francia, nel carcere di Muret,
vicino a Tolosa. Dopo pochi anni, a partire dal 2007, Bertrand Cantat ottiene diversi permessi di uscita temporanea per buona condotta e il 22 luglio dello stesso anno presenta una richiesta di libertà condizionale a cui l'accusa non si oppone. Nell'ottobre del 2007 il giudice di sorveglianza, Philippe Laflaquière, decide di concedere al musicista la libertà condizionale per gli sforzi di reinserimento sociale fatti dal condannato e anche per le sue prospettive di reinserimento professionale. Però sono in molti che non prendono bene questa decisione, che suscita da più parti un coro di protesta. Soprattutto la madre della vittima, Nadine Trintignant, si oppone scrivendo una lunga lettera al giudice, pubblicata anche sul giornale Le Figaro, in cui denuncia il segnale negativo che questa decisione rappresenta nel contesto della lotta alla violenza contro le donne. Ma, nonostante i numerosi cori di indignazione e le proteste, il 16 ottobre del 2007 Cantat esce dal carcere in regime di libertà condizionale. Fino al 2010 viene sottoposto a diverse misure di controllo e a periodici incontri con lo psicologo del tribunale. Durante questo periodo ha anche l'obbligo di non rilasciare interviste o cantare canzoni che facciano allusione agli avvenimenti che lo hanno portato all'incarcerazione. E così, il 29 luglio 2011, 8 anni dopo l'omicidio, il controllo giudiziario a cui è sottoposto giunge a termine, essendo considerata interamente scontata la pena a cui era stato condannato. Bertrand Cantat torna un uomo libero e torna a vivere con la moglie, Christine Aradi, che con la sua testimonianza aveva contribuito a rendere molto mite la sua condanna. A questo punto sembra calare il sipario su questa brutta storia, ma non è così. Ed è proprio il ricongiungimento di Bertrand Cantat con la moglie Christine Aradi che si dimostrerà in breve tempo un ulteriore drammatico capitolo di questa vicenda. Infatti, l'atteggiamento di Christine inizia lentamente a cambiare. Bertrand Cantat non viene più descritto dalla moglie come amorevole e disponibile. Cristina inizia a raccontare ai suoi amici più intimi una realtà diversa, fatta di botte, di violenze fisiche e psicologiche, di abusi continui. Tutto fino al 10 gennaio 2010. Christine Aradi viene ritrovata morta, impiccata al piano superiore di casa sua. Viene ritrovata dal figlio dodicenne Milo, mentre Cantat dormiva al piano terra. Christine Aradi si è uccisa. La procura di Bordeaux, dopo aver in un primo momento archiviato il caso come suicidio, riapre le indagini nel 2013, riproducendo le registrazioni dei messaggi telefonici in lingua ungherese lasciati da Cristina, in cui la stessa riferiva di venire sistematicamente picchiata da Cantat. Il caso viene tuttavia chiuso con un non luogo a procedere. Questo coinvolgimento in fatti di cronaca nera, questo continuo essere indagato e sotto i riflettori per atti di violenza, cominciano a segnare indelebilmente anche il percorso professionale di Bertrand Cantat. Questo ultimo avvenimento in cui viene coinvolto il cantante, il suicidio della moglie Christine Aradi, segna ufficialmente anche la fine dei Noir Désir. Infatti Serge Tessoguet, chitarrista e cofondatore del gruppo, lascia infatti la band per incompatibilità umane e musicali con Bertrand Cantat. Di comune accordo, gli altri 3 componenti decideranno lo scioglimento. La carriera musicale di Bertrand Cantat, comunque,
continua. Negli anni successivi fonda nuove formazioni come i Detroit e i Pulse, ma nonostante spesso la critica musicale apprezzi e celebri le sue produzioni, la sua popolarità comincia lentamente a declinare. Buona parte del pubblico non gli ha mai perdonato i fatti di cronaca nera in cui è stato coinvolto, sia l'omicidio di Marie Trintignant, sia la morte, anche se con responsabilità indiretta, di Christina Radi. Inoltre, a partire dal 2017, il movimento Me Too, che si scaglia contro violenze e abusi sulle donne, comincia a puntare il dito contro chi, come Bertrand Cantat, è stato coinvolto in femminicidi e atti di violenza, minando così definitivamente la popolarità del cantante. Negli ultimi anni molte cose sono cambiate. L'opinione pubblica è diventata molto più attenta e sensibile alle tematiche relative alla violenza contro le donne e al femminicidio. Grazie anche alla spinta di realtà come il movimento Me Too, in molti paesi le leggi si stanno modificando e stanno cambiando in ragione di una maggiore tutela delle donne. E tutto ciò nel tentativo di cancellare gradualmente anche un certo tipo di mentalità maschile basata sulla prevaricazione, sulla gelosia, sul possesso. E per far sì che crimini come quello che abbiamo appena raccontato spariscano per sempre dalla cronaca. Un crimine che ci ha privato per sempre degli occhi e del dolce sorriso di Marie Trintignant. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova storia di Rock and Crime.